Sono a Praga. Minchia che freddo. Buongiorno e benvenuti in un altro video di Mastica l'Italiano con Roberto. In viaggio, sempre in viaggio, ci proviamo. Vi ricordate che da Bratislava stavo andando in un altro posto? Bene, sono in un altro posto, ma non è il posto in cui dovevo essere, almeno dovevo esserci qui. Però dopo, una persona mi aveva invitato tanto tempo fa, già stiamo parlando di qualche mese fa, ad andare a Brno. Infatti io da Bratislava ho preso un autobus per Brno, solo che questa persona ha avuto la brillante idea di lasciarmi a Brno. L'ho aspettata per tipo 4 ore, l'ho chiamata questa persona, ho mandato messaggi, ho messo un segno di vita, mi ero pure preoccupato. Stavo cercando un B&B, un ostello per una notte almeno. Ho detto magari a questa persona è successo qualcosa oggi, domani si farà sentire e mi dirà vieni tranquillo, scusa, eccetera eccetera. Non ho trovato nessun alloggio, era tutto occupato, avevo anche il telefono scarico. Ho trovato uno Starbucks per fortuna per caricare entrambi i telefoni, quello che uso per la vita privata e quello che uso questo qui per fare i video, e sono stato 2-3 ore allo Starbucks cercando di avere una risposta, ma non è stato così. Quindi questa persona mi ha praticamente abbandonato a Brno e io non avevo un posto dove stare. Ero convinto che stavo da questa persona per 2 notti e invece non era così. Siccome la meta successiva doveva essere Praga, dai miei cari studenti Lada e Martina, che già mi avevano invitato l'anno scorso e loro sono pure venuti da me in Sicilia, ho semplicemente chiamato loro dicendo che c'era questa emergenza, che mi dispiaceva, ma loro, siccome sono le persone più speciali che io abbia mai conosciuto in vita mia veramente, mi hanno detto prendi un treno, vieni da noi e stai con noi una notte in più, non c'è problema. Quindi sono a Praga. Ho preso già il primo autobus da casa di Lada e Martina, i miei studenti, perché loro non stanno proprio al centro di Praga. Ci vogliono circa 40-45 minuti, forse a volte meno, per andare in centro, e devo prendere almeno 2 mezzi. Adesso sto aspettando il tram. E una cosa buonissima di Praga è che è collegata benissimo, quindi anche se non sei molto pratico con i mezzi puoi spostarti facilmente grazie alle app eccetera. Stare Miesto, al centro di Praga praticamente, e adesso vi farò vedere l'orologio astronomico di Praga, che ha un meccanismo molto antico e molto interessante, in cui non mi ricordo se ogni ora o ogni tot di ore all'interno ha un ingranaggio
che fa uno spettacolino dove ci sono dei personaggi che girano. Io non l'ho mai visto per bene, perché l'unica volta che ho aspettato un sacco di tempo per vedere questo spettacolino ha fatto solo un movimento e basta. Oggi il clima è freddo per me, ma neanche tanto, ci saranno 6 gradi, però ormai sono abituato. Penso che sia il periodo migliore per andare a Praga, perché a Natale è un casino. Ragazzi, esco un po' fuori dall'argomento Praga, però è connesso. Ogni volta mi dicono bevitela una birra a Praga, ma io non ho mai capito perché bere la birra che è fredda quando io sento freddo. Non l'ho mai capito, ma quella sensazione di avere bisogno di fare sempre la pipì non è piacevole, soprattutto quando bevi la birra che ti aumenta quella sensazione. Era tanto per dire una cavolata. Una cosa fighissima dei paesi dell'est europeo come Praga e anche Budapest, mi ricordo, è che in giro per la città ci sono tante bellissime e interessanti sculture nascoste in diversi vicoli e in diverse strade. L'anno scorso ho visitato abbastanza bene Praga, ma non ho visto, credo, nessuna o solo una delle statue che ci sono in giro per la città, quindi oggi cercherò di vedere e farvi vedere almeno un paio di queste. Su Google Maps ho cercato qualche altra cosa. Questa era la casa più piccola di Praga. Come si dice in Sicilia, bella minchiata. Ho comprato il prosciutto di Praga, qualche panchina più indietro in questa piazzetta. L'anno scorso ho parlato abbastanza fluentemente con una famiglia brasiliana che era qui e mi ricordo che mi avevano fatto i complimenti per il mio portoghese brasiliano. Vi faccio vedere invece adesso il prosciutto. Wow. Molto buono, bello cotto, molto saporito e penso che mi riempirà. Ho comprato un paio di snack tipici di queste parti. La ragazza che era lì alla cassa mi stava parlando inglese, io pure. Quando ho pagato mi ha detto grazie in inglese, io ho risposto grazie in ceco perché io ho imparato qualcosina un po' di tempo fa, e poi goodbye e io no, arrivederci in ceco, e lei si è messa a ridere perché era un po' sorpresa. Molto carina. Posso dire ora, minchia che freddo, ci sono 9 gradi, però c'è un vento che dà un fastidio che ti fa congelare, quindi ribadisco, minchia che freddo. Vi ricordate quando vi dicevo che la cosa bella di Praga è che ci sono un sacco di statue in giro nascoste e sembra che ogni volta che ci vado ce ne siano sempre di più? Ora vi faccio vedere, alcune veramente strane.
Ragazzi, io vi lascio così, avrei voluto farvi vedere di più, ma non ho molto tempo e non ho spazio nella memoria del telefono. Penso ci sia una protesta o qualche manifestazione, non lo so, però vi lascio con questo sottofondo di musica. Al prossimo video!